Buongiorno a tutti da Coin1988 e questo è un piccolo video tutorial dove spiegherò come fare il modifiche sul set, cioè il potenziamento sul set. Allora, innanzitutto per aprire la schermata per potenziare il set ci sono diverse opzioni. La prima è usare questa skill che io ce l'ho qui, si chiama Equipment Fortification, ma voi potete trovare benissimo premendo N e la trovate qui. Un altro e si apre questa schermata qui. Un altro metodo è premere C e andare qui sul Modify Equipment e come vedete si apre più o meno la stessa schermata, cioè è la stessa solo che l'ha aperta in un'altra, aperto un'altra linguetta. Ok, detto ciò spieghiamo un po' che cosa fare qui. Allora, la prima, partendo dall'alto verso il basso, refine. Qui potete aumentare queste lineette qui che vi aumentano le stat nel set. Dall'1 al 4 vi chiede questo oggetto qui che è facilmente droppabile, infatti ne avete molti e quando avrete finito potrete usare in altri modi. Più alta è la percentuale, più alti saranno i bonus che vi dà. È consigliabile averli tutti verdi, però all'inizio come arrivano e arrivano va bene, cioè questo è qualcosa che farete più in là quando avrete tutto sistemato e questi non sapete come utilizzarli, diciamo. Dal più 5 al più 8 vi chiede questo oggetto qui, che anche questo è facilmente droppabile, quindi non è un problema trovare questo oggetto qui. La dinamica è la stessa, quindi non ci soffermiamo troppo. Poi dal più 9 vi chiede questo oggetto qui. Questo oggetto qui, a differenza degli altri due, è più difficile da droppare, ma si può ottenere in un modo diverso, cioè si hanno questi oggetti qui e quando ne avete due usate un red ticket che è ve lo faccio vedere, credo di averli in deposito. Sì. Che è questo qui. Ritornando alla schermata, refine, ok, quindi avendo due di questi e usando un red ticket otterrete questo oggetto qui. E infine dal più 13 in poi vi chiede questo qui. Questo qui lo potete comprare solamente raramente da altri giocatori, cioè più che altro ottenete l'azzurro ticket, che è simile al red ticket ma è di colore azzurro appunto, e con quell'azzurro ticket, usando 3 di questo e un azzurro ticket, voi ottenete un azzurro phlogiston, che è questo qui. Il consiglio che vi do è di cercare di portare questa percentuale qui al 100%, perché così non rischiate che vi fallisca il rifinamento.
Detto ciò, passiamo, credo di aver detto tutto qui. In caso di mancanza degli oggetti, lui vi segna questo qui e vi usa Bronze Shard. Ovviamente qui per, per le depleted e per le Argent vi chiede solo Bronze Shard, per le Red Ticket vi chiede anche Aurum, quindi oltre alle Bronze Shard dovete comprare Aurum se non li avete. Ma io personalmente uso sempre gli oggetti, non uso mai questi qui, o li uso raramente. E così anche, cioè, questo è il set PvE, questo PvP, vabbè. Poi in renew, qui è un qualcosa che farete più in là quando avrete tutto il set a più 13 e in pratica questo vi serve per cambiare le stat, le veneration. Come vedere le veneration? Le veneration le vedete premendo C sul vostro set e lo shift. Queste qui sono le veneration. Come vedete vi appaiono delle cose nuove che prima non avete. C'è scritto veneration, physical defense, veneration, max mana. Queste qui sono delle stat in più e in base alla classe dovete cercarne quelle più adatte a voi. Queste appunto, come dicevo prima, servono le depleted, ma ovviamente questo è qualcosa che farete quando avrete tutto a più 13, quindi per ora non ve lo consiglio. Perché a più 13? Perché a più 13 si attivano tutte e tre le stat delle veneration e quindi è consigliabile farlo quando arrivate a più 13, perché così non rischiate che magari dite ne ho una, lo faccio. Sì, ne ho una, lo faccio, ma poi le altre due non sapete che cosa vi esce perché non le vedete. Quindi quando arrivate a più 13 che le avete tutte e tre sbloccate, provate con questi oggetti qui a avere nuove veneration che ripeto cambiano in base alla classe. Sono delle stat in più, cioè che vi fanno comodo. Qui abbiamo anche la schermata Exalting. Questo non è fattibile nel set PvE perché il set PvE non ha questa cosa modificabile. Perché non lo ha? Perché il set da PvE ha le stat tutte di colore blu, mentre il set da PvE, come vedete, ci sono tutti i pezzi e potete cambiare. Che cosa vi cambia? Lui in pratica vi cambia, se vedete qui a destra, a sinistra scusate, ci sono delle stat verdi e delle stat blu. Con questa schermata qui voi potete cambiare le stat verdi, quindi per questo vi dicevo che è fattibile solo nel set PvP, perché nel set PvE queste stat verdi non le avete. Quindi questo lo potete fare quando volete, però dovete avere questi oggetti qui. E in Exalt Switch qui non vedete niente, cioè perché ovviamente c'era il set PvE impostato, però nel set PvP, tanto lo tolgo perché non volevo cliccare, potete modificare questa cosa qui. Che cos'è l'Exalt Switch? L'Exalt Switch è quando per esempio avete un pezzo in inventario tipo questo e avete questo non è questo il caso, avete delle stat buone, delle stat verdi buone e dite ma io non voglio fare l'exalting perché lì mi escono a caso le stat e quindi dovete fare più tentativi per farvi uscire quelle buone.
magari avete un pezzo droppato che ha buone stat verdi, dite ah, io voglio passare queste stat verdi su un pezzo che io ho, e quindi con questo vi mettete questo qui come 1 e scegliete un pezzo dove metterlo. A me non me lo fa vedere perché deve essere di pari livello. Ah no, perché l'elmo non ha stat, il mio elmo da PvP non ha stat verdi. Comunque vi mettete qui l'altro pezzo e vi passa le stat verdi da questo pezzo a quest'altro, e poi magari questo, se non vi serve, lo spaccate o lo vendete, decidete voi cosa fare. Poi al numero 3, la linguetta numero 3, abbiamo il tier. Che cos'è il tier? Il tier è questa cosa qui che vedete in tutti i set. Come vedete io ce l'ho al massimo. Che cosa fa? Lui vi aumenta le stat, queste bianche, vi aumenta le stat in pratica. Togli questo e ritorniamo qui, perché per farlo vi serve ematite. In alcuni come quelle da PvE voi avete già tutto sbloccato, dovete solo usare le ematite per colorare tutte le linguette, mentre nel set PvE dovete avrete dei lucchetti che sono sbloccabili con i tier bed, che sono io le chiamo polpette però sono i tier bed, e voi sbloccate i lucchetti e potete portare al massimo il vostro set. Io lo so, non posso mostrarvi cosa intendo, perché non li ho tutti sbloccati, li ho tutti al massimo, quindi non mi fa mettere niente qui dentro. Ho questo, io intendo questo, quindi i tier bed sono questi, come vedete. Anche qui vi dice di poter usare le bronze shard in alternativa se non avete questi, però questo, ripeto, è un qualcosa che fate su set PvP, quindi se non fate PvP non è un qualcosa di urgente che vi serve fare subito. Poi c'è la schermata set, qui ci mettete le perle che cambiano in base alla classe per il set PvE e in base al livello per il set PvP. Anche per il set PvE dipende anche un po' dal livello. Per il mio livello sono queste qui, ho al massimo queste qui che sono identiche ma sono di livello 2 e quindi queste sono droppabili per il set PvE, sono droppabili nei dungeon challenge, chiamati challenge, tipo GB, Grand Bulwark, MC, Mecha Citadel e infine EC, Eternal Chasm. Quindi è consigliabile metterli, cioè io ce li ho di livello 1 e di livello 2 perché mi interessano solamente le prime due stat, la terza no, quindi sbloccandole così ho stat sia per la perla livello 1 sia per la perla livello 2, e quindi è meglio così. Per il setup PvP avete solo questo che potete sbloccare, e sono queste perle qui per il livello 79 sto parlando. Per livelli inferiori sono diverse, ma più o meno il nome è lo stesso nel PvP. E anche qui vi sblocca delle stat,
Ehm, cioè più che stat sono bonus. Ehm, e niente, quindi qui mettete le perle. E questi sono droppabili per quanto riguarda il set PvP nei dungeon expert, tipo Darkfall expert, eh, Grand Bulwark expert, ehm, e Altar of Sword expert. Infine abbiamo i mark. I mark sono importanti perché vi dà questa stat qui per quanto riguarda l'attacco. Quelle blu sono d'attacco e sono da Demon Break. Più alto livello, più punti di Demon Break vi dà. Mentre per quanto riguarda quelle verdi, che sono di sempre di PvE ma di difesa, vi dà spell resistance. Anche qui vale lo stesso criterio: più alti sono, più alto è il livello dei mark, più alto è lo spell resistance che vi dà. Quindi qui ci mettete i mark. Per metterli basta cliccare qui e averli in inventario. Lui vi dice di metterli. Vi faccio un esempio: io tolgo questo premendo la X e lo rimetto premendo semplicemente socket. Nel set 2, in quella PvP, ci sono i mark. Io qui non li ho sbloccati perché questi sono da PvE, quindi non trovo l'utilità di sbloccare qualcosa in PvE nel set PvP. E sono questo giallo, che sono d'attacco, e vi dà la stat Break Essence per il PvP. E quelle rosse o fucsia sono da difesa, vi dà Defense Essence. Il criterio è sempre lo stesso. Questi sono facilmente droppabili in vari modi, diciamo. E per combinarli voi dovete averne 3 dello stesso tipo qui. E quando ne avete uno dello stesso tipo qui, ve lo fa direttamente combinare da qui. Oppure altro modo è premere B e premere quest'icona qui, e vi apre questa, e qui potete combinare i mark. È lo stesso criterio che si usa per le pietre sul grid. Ok, io penso di aver detto tutto. Sì, ho spiegato tutte le linguette, quindi spero che sia tutto chiaro. In caso avete domande potete lasciarlo sotto nei commenti, o magari se qualcuno che gioca con me può benissimo dirmi: ehi, ciao Vito o Coin, non ho capito quella cosa nel tuo video, me la spieghi. Io sempre a disposizione. Quindi, detto ciò, io vi ringrazio, spero di essere stato di aiuto, e ci vediamo alla prossima con un altro tutorial che sarò lieto di spiegare. Quindi buona giornata e ciao a tutti.